Ciao ragazzi, un anno fa vi avevamo spiegato tutte le caratteristiche di questi occhiali smart polarizzati per bici e oggi dopo un anno vogliamo dirvi che cosa ne pensiamo e che cosa abbiamo scoperto nell'utilizzarli per tutto questo tempo, anche in condizioni gravose. Li avevamo recensiti qui l'anno scorso, ma adesso vogliamo dirvi che cosa ne pensiamo. Questo video non è sponsorizzato in alcuna maniera perché gli occhiali li abbiamo comprati noi, quindi siamo liberi di dirvi tutto quello che pensiamo, sia pro e contro. Nella recensione inizialmente avevamo delle perplessità riguardo la struttura, che era molto flessibile e delicata, ma questo forse è stato un contro perché magari durante una caduta e determinate cadute l'occhiale non ha scalfito la nostra pelle perché si è piegato proprio così come deve essere un occhiale da mountain bike. Un altro aspetto positivo è la funzionalità smart. Hanno sempre reagito in maniera estremamente rapida in qualsiasi condizione di luce. Li abbiamo provati in mezzo ai boschi, in penombra, dentro le gallerie, eppure hanno sempre reagito in maniera estremamente rapida. Quindi da questo punto di vista sono risultati estremamente positivi, anche perché per questo prezzo è veramente un best buy. Se cercate un occhiale intorno ai 100 euro, questo sicuramente è la soluzione migliore, anche perché la funzione smart è totalmente passiva, quindi non richiede batterie o ricariche di sorta. Vi lasciamo comunque sotto il link in descrizione se volete comprarli anche voi. Questo ci darebbe un grosso aiuto per poter realizzare anche video del genere. La qualità di questo video è estremamente alta perché grazie all'AOA Italia che ci ha fornito questa lente, la serie Argus 33 mm, ci permette quest'anno di portare la qualità video ad un livello superiore. Se anche voi siete interessati, vi lascio sotto il link in descrizione del sito ufficiale. L'unico difetto a questo punto è che in alcune condizioni di luce, soprattutto nel periodo estivo, con il sole ad una certa inclinazione, soprattutto su asfalto, si è creato una strana diffrazione cromatica. Quindi ci sono state delle piccole e impercettibili cambiamenti cromatici della lente. Ma è stata una cosa estremamente rara, soprattutto in alcuni giorni dell'anno e con una certa angolazione del sole. Soprattutto su asfalto, nel bosco non ha dato alcun tipo di aberrazione cromatica. Lo scorso anno abbiamo provato tanti prodotti. E se volete vedere altre recensioni comunque effettuate sul lungo periodo, quindi a distanza anche di 1 o 2 anni, vi invitiamo a scrivere qua sotto nei commenti recensioni dopo un anno in modo da poter creare altri video in questo 2025. Se questo video ti è stato utile lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!